Bentrovati e bentrovati in questa nuova puntata. Io sono il Gravel e innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi di essere qui e se vi siete iscritti al canale YouTube, altrimenti iscrivetevi e non perdete l'occasione di perdervi i nuovi video che arriveranno. Insomma, noi cercheremo di aumentare la qualità sia nel contenuto sia nell'estetica, però questo dipenderà poi anche da tutti voi. Ecco, cerchiamo di raggiungere un nuovo traguardo e cerchiamo di migliorare insieme. Bene, in questo argomento voglio tornare, in questo video voglio tornare sull'argomento che abbiamo trattato in diversi video, che è quello di Everybody Vive il Duce, perché voglio analizzare l'aspetto più sociologico, perché secondo me merita l'attenzione che bisogna dare. Insomma, allora, io voglio analizzare alcuni aspetti. Il primo riguarda quello del passaparola, il cosiddetto telefono senza fili quando giocavamo da bambini, no? Quando tu ti mettevi in fila, passavi sull'orecchio una frase al bambino vicino, l'altro doveva ripeterla all'orecchio senza farsi sentire dagli altri a quello vicino e così via fino ad arrivare alla fine. E quello che si scopriva, in quello che poi ho capito oggi essere un esperimento molto importante, si scopriva che il primo che aveva ascoltato la frase ne aveva ascoltata una di un certo tipo, l'ultimo che la ripeteva ne ripeteva tutt'altra magari. E questo era un esempio di come raccontare un qualcosa a una persona e poi quando la persona lo tramanda significa che ognuno aggiunge, toglie, modifica, enfatizza e quindi va a dare a quella frase, a quel contenuto un valore suo, no? Intrinseco della persona, lo aggiunge. Ecco, questo esperimento, che è molto semplice, sembrerebbe molto banale, ma sin da piccolo ti fa capire quello che è la società. Perché poi è un esperimento sociale, no? Sociologico. Così come è stato Everybody Vive il Duce. La hit che sta spopolando ovunque è entrata dappertutto, non solo nei social, ma è arrivata nelle piazze, è arrivata nei talk show televisivi, è arrivata nelle trasmissioni radiofoniche con quelle della Zanzara di Cruciani. Insomma, è arrivata un po' ovunque, ma stiamo vedendo una decontestualizzazione di cui poi ne parleremo. Ma prima voglio parlare del termine stesso, no? Anzi, del titolo, che è Everybody Viva il Duce, con la H, che significa... Duce significa con la H, doccia, portoghese. E quindi non ha senso la frase tutti quanti viva il doccia, se vogliamo dirla tutta com'è. Non ha senso. Quando una cosa non ha senso, è un meme. Non ha senso, ma ha un senso. Perché? Perché questa frase, scritta in un miscuglio tra inglesismo, portoghesismo, italianismo, rappresenta proprio quello che secondo me l'autore voleva realizzare. Cioè, io scrivo un qualcosa che non ha senso, ma lo rendo foneticamente sensato, al fine di creare una sorta di spaccatura, di creare una sorta di fraintendimento che rappresenta proprio il mezzo e lo stile che ti permette di amplificare e trasportare e diffondere un messaggio, un'ironia, una parodia, chiamatela come volete. Ecco dove sta la genialità. La genialità dell'autore, che fisicamente non sappiamo il suo nome e cognome, dove sia, chi sia, cosa fa, ma abbiamo in dono questo testo che è stato musicalizzato dall'AI, dall'intelligenza artificiale, è stato diffuso, si è espanso. Noi ci abbiamo fatto altri meme, montaggi, tra cui uno l'hanno bloccato in Italia, perché considerato in violazione delle leggi italiane, Ale, che poi mi devono spiegare come fa a violare le leggi, e niente, è stato praticamente un genio. Ecco,
E da questo titolo i giornalisti, quelli che fanno i talk show televisivi, i presentatori, quelli che vanno a commentare, gli opinionisti, poi dovremmo parlare del ruolo degli opinionisti nella televisione, che è un ruolo che non esisteva, è stato inventato dalla televisione moderna, e secondo me l'opinionista è un modo di creare dal nulla una persona perché la si vuole rendere famosa e la si vuole mettere sotto contratto e fargli fare un percorso televisivo, anche se non ha né arte e né parte. Allora, se una persona la fai nascere magari da un reality, non ha né arte né parte, dopo per dargli una certa visibilità, ma anche un ruolo di peso che però non esiste, allora è stato inventato l'opinionista, per cui tu esci dal reality, vai a fare l'opinionista, oppure vai a fare il DJ. Se sei un uomo, tendi più all'opinionista, se sei un uomo tendi più ad andare a fare il DJ. Ma ne abbiamo visti che usciti dai reality, non facciamo nomi quali reality, ma di reality, e poi sono andati a fare questo. Ecco, quindi torniamo a noi. Abbiamo detto, sono arrivati dappertutto. Allora questa frase meme è stata in realtà poi, con il metodo telefono senza fili di cui parlavamo prima, è stata trasformata in Everybody viva il Duce. Quindi il è diventato il, Duce con la CE è diventato Duce con la CE, CHE è diventato Duce senza H. Insomma, nel riportarlo negli articoli, eccetera, eccetera. Quindi cosa hanno fatto coloro che si occupano di comunicazione e che dovrebbero saper comunicare? Hanno fatto il gioco dell'autore. Cioè l'autore, secondo me, voleva dimostrare proprio questo, il telefono senza fili dei bambini. Ma come succede per i bambini, succede anche per gli adulti. E quindi abbiamo visto la trasformazione di una frase meme in una frase che non è più tanto meme, sì, rimane meme, ma viene ad essere amplificata perché se ne amplificano i termini, no? Perché Duce con l'H è doccia, ma senza H è condottiero, è capo. Ora, quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello del termine Duce, di cui ne avevamo parlato anche in altri video, ma bisogna essere anche spesso ripetitivi e aggiungere qualcosa, perché è fondamentale a mio avviso, no? Repetita iuvant. Ripetere aiuta a capire, a comprendere. Duce, dobbiamo dirlo, non è una parola fascista. Non lo è. Se fosse stata una parola fascista, sarebbe nata durante il fascismo, sarebbe stata coniata dal fascismo. E quindi sarebbe stata una parola fascista. Ma Duce esisteva ben prima del fascismo, anni e anni, centinaia, decine, centinaia, migliaia di anni, non sappiamo quando è nata effettivamente, ma già i romani la utilizzavano, già magari in forma latina, ma la utilizzavano anche gli arcivescovi che venivano, come dire, entravano a far parte di una comunità cristiana e quindi venivano insigniti del ruolo di arcivescovo, magari di una cattedrale metropolitana, e nel loro discorso, come io stesso ho letto, utilizzavano la parola duce. In particolare in questo scritto di un arcivescovo scrive ad ungermi a vostro duce, ovvero diventare il vostro, come dire, oggi si direbbe leader, il vostro rappresentante, no? Un rappresentante di una comunità cristiana in quel caso. E quindi di essere un rappresentante. Poi se lo si può tradurre anche in condottiero, in capo, in leader, no? Però questi sono i termini associati, sinonimi della parola duce. Che cosa ha fatto Benito Mussolini? Che Vannacci dice essere uno dei più grandi statisti. Benito Mussolini, chiamiamolo dittatore, chiamiamolo statista,
chiamiamolo uno dei più grandi comunicatori della storia italiana del Novecento, ma forse anche di altri secoli, nel senso uno dei più grandi sicuramente della storia, perché che cosa ha fatto Benito Mussolini? Ha utilizzato termini, ha utilizzato simboli, ha utilizzato immagini che non erano appartenenti al fascismo, ma le ha impersonificate sia nella sua figura sia nel fascismo. Il fascio littorio ne è un esempio clamoroso. Non è di origine fascista, è ben più antico. Il fascio non è fascista. e questo fa capire come il fascismo ha fatto un'opera di comunicazione pazzesca, straordinaria e penso unica nella storia, che non era stata mai fatta, di prendere tutto quello che esisteva e impersonificarlo e nel movimento, nel regime, nella dittatura, chiamatelo come volete, nel fascismo e nel suo massimo rappresentante che era Benito Mussolini. Questo è quello che ha fatto veramente il fascismo. Non si è inventato nulla di nuovo, perché l'architettura fascista è un'architettura neoclassica che riprende Roma, perché qualsiasi cosa riprende Roma del fascismo, qualsiasi cosa, anche la cultura latina, no? E i termini latino, duce, dux mea lux, no? Quante volte l'avete sentito? E allora vediamo che c'è stato, forse per la prima volta nella storia, un processo che è stato potentissimo, ma che non è stato percepito dalle persone, perché ovviamente non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi. E Benito Mussolini aveva solo due mezzi: la radio, e quante volte avete ascoltato pezzi dell'epoca dei discorsi di Benito Mussolini trasmessi in radio, e le cineprese dell'epoca, insomma. Ok? Questo aveva Benito Mussolini come comunicazione, possiamo dire, multimediale. Non aveva la possibilità, ad esempio, di trasmettere, che ne so, un'immagine forte. Come faceva a trasmettere? Non ce l'aveva. Allora lui si inventò i muri del fascio. I muri del fascio che cosa sono? Praticamente sono delle frasi scritte nei muri delle case, dove lui faceva scrivere, grazie poi a tutta la macchina, no? Il littorio del fascio, eccetera, eccetera, faceva scrivere queste frasi motivazionali, chiamiamole, frasi ad alto impatto, alle persone che, ad esempio, entravano nella città e si vedevano queste frasi mentre entravano nella città, quindi tipicamente le mettevano messe negli ingressi della città. E erano frasi quindi targetizzate, sia geolocalizzate, sia targetizzate in base anche all'aspetto del lavoro che facevano le persone. Per esempio, se era una casa più rurale si metteva una frase più dedicata ai contadini, se era un posto più militare si metteva una frase che motivasse lo spirito bellico. E quindi troviamo frasi del tipo i popoli che abbandonano la terra sono condannati alla decadenza. Questa è una frase scritta in una casa che si trova a Penna San Giovanni, in provincia, nelle Marche. Penna San Giovanni in provincia di... non mi ricordo se è Macerata o Fermo, non vorrei dire una sciocchezza. Penna San Giovanni, vediamo subito, io non voglio dire una sciocchezza, Penna San Giovanni. Penna San Giovanni, un attimo c'ho questo dubbio se è provincia di Fermo o provincia di Macerata, perché stiamo, diciamo, un po' ai confini. Macerata, ok, Macerata, sì. Quindi provincia di Macerata, c'è questa frase scritta sui muri. Poi c'era un'altra, e ce ne sono tantissime in provincia di Macerata, perché poi andando verso l'interno, perché prima molte persone abitavano nelle zone internate, nelle zone montane, perché si prestavano alla difesa, no? Si prestavano alle imboscate,
era pieno di boschi nella parte più interna, la macchia, cosiddetta la macchia, e quindi ci si imboscavano i partigiani, ci si imboscavano anche i fascisti. Quindi Penna San Giovanni, Monte San Martino, queste zone più montane per via che in realtà sono collinari, ma potremmo definirle con un eufemismo montane, erano molto popolate. Questo per dire come Benito Mussolini utilizzasse mezzi di comunicazione del Novecento, ovviamente, e quindi si rapportasse al popolo tramite una comunicazione non forte, fortissima, ad altissimo impatto sul popolo. E perché per convincere il popolo devi manipolarlo in qualche modo. Come lo manipoli? Oggi abbiamo la televisione, abbiamo i telegiornali, abbiamo le trasmissioni televisive, abbiamo internet con tutti i video che circolano, tutti i social che circolano. Quindi se vuoi manipolare oggi un gruppo di persone è molto più facile, ma all'epoca era molto più complicato, anche se possiamo dire che nel momento in cui prendevi la posizione non avevi concorrenza alla fine, no? Come è stato per Benito Mussolini, cioè nel senso oggi abbiamo qualsiasi persona oggi con poca strumentazione può mettersi a comunicare, la difficoltà sta nell'emergere, mentre prima pochissime persone riuscivano a farlo e quello che lo facevano ovviamente avevano praticamente tutto successo. Ecco, questo per dire cosa? Che Benito Mussolini prende la parola duce, una parola italiana, duce è italiana, la impersonifica nel suo brand awareness, non solo quindi in Benito Mussolini, ma nel fascismo, quindi diventa una parola chiave sia nel fascismo sia nella sua persona, e è rimasta tale anche dopo la sua morte. Quindi il duce, che è stato in qualche modo ucciso dai partigiani, poi anche qui sono usciti moltissimi documentari, moltissime critiche su come, da chi sia stato ucciso, come sia stato ucciso, perché poi i partigiani in realtà non l'hanno raccontata come doveva essere raccontata, cioè come è stato effettivamente. Anche loro hanno aggiustato, hanno modificato, quindi non c'è un racconto chiaro, coerente con altri, ma non si è capito da chi è stato ucciso, come è stato ucciso e tutte le varie modalità. Allora, tornando a questo discorso, anche dopo la sua morte, questa parola è continuata a essere stata impersonificata nel personaggio e nel movimento, nella dittatura fascista. Fino a quando? Fino a quando abbiamo deciso di dire basta, non è possibile che un termine italiano venga ancora associato a una persona anche dopo 50, 70, 80 anni dalla sua morte. Cioè, basta, non è possibile. Allora, secondo me questa canzone è stata scritta per fare questo. Cioè, doveva distruggere il fascismo come forma di comunicazione ancora potente. Cioè, ecco perché Everybody Viva il Duce non è fascista. Anzi, è la più grande forma di antifascismo che esista. Chiarendo che oggi il fascismo non esiste, come non esiste l'antifascismo. Potremmo dire che esistono fenomeni di neofascismo e fenomeni di neo-antifascismo. Questo non possiamo negarlo, ma è chiaro che non esiste più il fascismo e non esiste più l'antifascismo. Però, se proprio vogliamo dirlo, questa canzone voleva distruggere l'associazione della parola a Benito Mussolini. Duce non può essere associato a Benito Mussolini, perché nel momento in cui lo fai, continui a farlo, lo stai rafforzando, stai dando forza al fascismo, stai dando forza a Benito Mussolini. Quindi se tu dai forza al fascismo e a Benito Mussolini vuol dire che sei fascista. Quindi nel momento in cui tu vieti la parola duce, sei un cazzo di fascista. Siccome vietare la parola duce è stata fatta dagli antifascisti,
in qualche modo, perché nel momento in cui la pronunci succede un casino, gli antifascisti sono i primi a essere fascisti. Cioè, questa è la dimostrazione logica di quanto noi abbiamo detto in altri video, che il fascismo e l'antifascismo sono due facce della stessa medaglia, che si alimentano vicendevolmente. Quando cresce uno, cresce anche l'altro. Adesso stiamo vedendo che il riaccendersi di fenomeni di neofascismo e di neoantifascismo che si alimentano a vicenda. Abbiamo visto la manifestazione di remigrazione e dalla controparte la manifestazione antagonista a remigrazione. Quindi sono fenomeni che crescono insieme e si sviluppano insieme. Poi voglio parlare di quest'altro, quindi abbiamo parlato del telefono senza fili, di come una frase viene trasformata quando si pronuncia. Abbiamo parlato della parola duce che non ha origine fascista, l'abbiamo ripetuto. Adesso voglio parlare della contestualizzazione, del contesto, perché un meme può essere utilizzato in diversi contesti, no? Ma cambia il significato che ne dai. Ok, quindi parliamo ad esempio di un DJ che in una serata musicale e anche in compagnia di molte persone, molti ragazzi, mette la canzone Everybody Viva il Duce. È apologia? Assolutamente no. Va fermato? Assolutamente no. Sta cavalcando un fenomeno virale, sta cavalcando un fenomeno musicale che è moderno, che è aiutato dall'AI e via dicendo, ma non ha motivo di essere criticato, stoppato, fermato, perché Everybody Viva il Duce è un meme ironico, satirico, tra l'altro anche antifascista, se vogliamo dirla tutta, e quindi gli antifascisti praticamente non lo capiscono, i fascisti nemmeno, perché lo utilizzano come cavallo di battaglia. Quindi questa è la genialità. La genialità di questa canzone è stata quella di essere utilizzata dai fascisti quando essa stessa è antifascista e essere criticata dagli antifascisti quando essa stessa è antifascista. Cioè è un capolavoro di arte moderna proprio per questo, perché crea spaccature, crea fraintendimenti clamorosi che mischiano tutto e esplodono. Quindi abbiamo detto, il DJ non fa apologia di fascismo, anche perché la legge Scelba, se noi andiamo a vedere che cosa dice la legge Scelba, io adesso vorrei cambiare l'inquadratura della nostra, ma non funziona. Eccolo qua, adesso funziona. Se andiamo a vedere che cosa dice la legge Scelba, allora, legge Scelba, allora, sfruttiamo l'AI perché l'AI è più veloce. La legge Scelba del 1952 vieta la ricostituzione del partito fascista e punisce l'apologia del fascismo con sanzioni penali. Quindi la legge del 20 giugno 1952, numero 645, è stata emanata dalla Repubblica Italiana per attuare la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, con l'obiettivo di impedire la riorganizzazione del partito fascista dopo la Seconda Guerra Mondiale e tutelare la democrazia e i valori della resistenza italiana. Quindi la legge che cosa vieta? La ricostituzione del partito fascista. Questo vieta la legge. Ok? Questo. Che poi tra l'altro molto pesanti, diciamo, le pene oggi, molto più pesante una pena magari se tu cerchi in qualche modo di costruire un partito, piuttosto che se magari prendi la macchina, sparato colpisci qualche persona in strada e magari le gambizzi, ti dicono che sei un pazzo, ti fanno la perizia psichiatrica, ti fai passare per pazzo e rischi meno che violare magari la legge Scelba. Ok? Questo, diciamo, l'assurdità poi del codice, nostro codice, insomma, italico e della giurisprudenza in sostanza. Ecco, Everybody Viva il Duce, nel momento in cui tu la metti in una serata, non stai volendo ricostituire un partito fascista, stai volendo ricostituire una serata top quality. E quindi nella contestualizzazione
non è assolutamente criticabile, non è assolutamente condannabile un DJ che mette una musica in questa serata. Diverso è invece, secondo me, la mia opinione, se tu fai una cosa che adesso vi faccio vedere e andiamo a vedere. Se tu fai questo invece è un'altra cosa. Cioè, Elijah. Cioè, se tu, scusate, se tu metti questa canzone in un corteo, quindi fai una decontestualizzazione. Questo è importante, per questo il contesto è molto importante, è importantissimo, è fondamentale. Decontestualizzi una e contestualizzi in un'altra situazione, quindi decontestualizzi dalla serata tranquilla, rilassata tra amici, divertimento, quindi dal divertimento, dall'entertainment, dal voler essere un po' goliardici. Questo è diciamo il contesto, quindi togli questo contesto goliardico di godersi una serata, ballare, divertirsi, ecco il divertimento, togli questo contesto, cambi contesto, metti un contesto di remigrazione. Non è che è indifferente la cosa, cioè tu metti una canzone meme, ironica, in un contesto molto serio, molto politico, estremamente politico. E allora, a livello di comunicazione, che cosa vuoi comunicare? Cioè, quello che penso io, cioè, tu porti un meme in un contesto serio e politico, vuoi rendere quel contesto più leggero, vuoi renderlo goliardico, vuoi raggruppare le persone, vuoi fare una comunicazione perché in quel momento ti stanno riprendendo e quindi sai che finirai in televisione, sai che finirai sui social, sai che questo piace ai giornalisti e che ti imbeccheranno sicuro, sai che finirai nei talk show. Quindi vuoi in qualche modo puntare su una comunicazione ad effetto sfruttando un meme, oppure vuoi in qualche modo utilizzare una canzone come fosse un inno della tua neoideologia, perché poi possiamo definirla così, la neoideologia di remigrazione. Questa è una domanda che ovviamente lascio aperta ad ognuno di voi e l'una non esclude l'altra, perché potrebbero essere cioè io voglio utilizzare questa canzone sia per far divertire e raggruppare le persone, sia per fare una comunicazione che poi esploda anche in livello televisivo e social, e sia perché voglio dargli un taglio un po' ideologico, neoideologico. Ecco, questo per dire e concludere, perché possiamo anche qui tagliare e concludere qui, forse siamo stati un po' troppo logorroici, per chiudere sul fatto che la contestualizzazione non solo è importante, ma è fondamentale per capire se una cosa può essere considerata opportuna o inopportuna, no? Ecco, è un po' come dire, metto una canzone di Vasco Rossi in una serata alla festa della birra, o metto una canzone di Vasco Rossi durante il matrimonio perché agli sposi gli piace Vasco Rossi. Quindi cambia il contesto, no? Cambia il luogo, ma è inopportuno mettere una canzone di Vasco Rossi all'interno di una chiesa, mentre è opportuno mettere una canzone di Vasco Rossi in una serata della festa della birra. È un esempio stupido, banale, ma che fa capire come cambiare contesto
cambia profondamente e la comunicazione e l'opportunità, perché una cosa può essere opportuna o inopportuna in relazione al contesto in cui si applica, no? Due ragazzi che si baciano tra di loro può essere molto opportuno. Due ragazzi che si baciano tra di loro in fondo alla chiesa è inopportuno. Qui essere opportuno, cioè c'è quel senso, come dire, etico, morale, quel senso pudico, no? Di fare una cosa piuttosto che non farla e farla in un luogo piuttosto che in un altro. Bisogna in qualche modo, quindi, a mio avviso, rivedere quelli che sono i contesti piuttosto che il contenuto, perché bisogna analizzare sia il contenuto ma anche il contesto in cui si porta il contenuto. Ecco, il cosiddetto contenitore, no? E quindi abbiamo due aspetti: l'aspetto del contenitore che ingloba il contenuto, che è il cuore un po' della comunicazione, e analizzare quindi contenitore e contenuto. Ok, questa era l'ultima cosa che volevo dire. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se siete rimasti fino a qui, iscrivetevi al canale, grazie per il supporto, lasciate un like, un commento e dite anche voi che cosa ne pensate. Ciao e ci vediamo alla prossima.